Ciao a tutti e benvenuti in questo canale, sono Alessandro Davide e oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come fare una corretta diagnosi di un'asciugatrice che non scalda. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Se dopo più di 2 ore di funzionamento trovate i capi nella vostra asciugatrice tiepidi, quindi non asciutti, e vi dà l'impressione come se questa non stesse scaldando a sufficienza, è molto probabile che ci sia un problema di riscaldamento. E adesso vi mostrerò come fare una corretta diagnosi. Dopo aver inserito un capo inzuppato e strizzato nell'asciugabiancheria, chiudiamo l'oblò e accendiamo. A questo punto impostiamo un programma Cotoni e attiviamo l'asciugatura a tempo. Mettiamo 20-30 minuti e avviamo il programma. Se volete sapere come si smonta un'asciugatrice per accedere ai componenti, vi invito a iscrivervi al canale ed andare nella sezione video. Lì troverete un video tutorial che vi spiega come si smonta un'asciugatrice per accedere ai componenti. Dopo circa un paio di minuti, ma questo dipende poi dal modello dell'asciugatrice, dovrebbe andare in funzione la pompa di calore, quindi il compressore dovrebbe iniziare a vibrare. Se ciò non avviene e quindi non sentite il compressore che vibra, è molto probabile che ci sia un problema e quindi un guasto. Se diversamente invece vibra e quindi il compressore sta lavorando, e questo per quasi tutto il tempo del ciclo di asciugatura, ma comunque non scalda o trovate i capi tiepidi e non asciutti, è molto probabile che ci sia l'impianto scarico di gas. C'è da sapere che, come succede nei frigoriferi, il gas non si consuma e dura per tutto il ciclo di vita dell'asciugatrice. Quindi se l'impianto è scarico è molto probabile che ci sia una perdita e quindi un microforo nell'impianto impossibile da individuare. Quindi purtroppo se l'impianto è scarico, l'unica soluzione è quella di sostituire tutto il basamento, dove è compreso il compressore, con tutto l'impianto, ma il costo è talmente elevato che vi conviene comprare un'asciugatrice nuova. Se invece il compressore è fermo, quindi non vibra, e probabilmente non viene alimentato, è molto probabile che ci sia un guasto. E adesso vediamo come fare una corretta diagnosi e come risolvere il problema. Per iniziare, con una chiave a tubo dell'8 svitiamo questo dado. Una volta allentato proseguiamo a mano. Adesso solleviamo questo senza perdere la guarnizione. Qui abbiamo i connettori dell'alimentazione che sono diretti al compressore. Su alcuni modelli potrebbe esserci il salvamotore, che è un componente aggiuntivo posizionato tra i connettori e il compressore, esattamente qui sotto. Per verificare che il compressore venga alimentato correttamente dobbiamo utilizzare un tester impostato sui volt. Con uno dei puntali ci appoggiamo sul connettore del filo nero e l'altro puntale lo appoggiamo sul connettore del filo blu. In queste condizioni il tester deve restituirci circa 230 volt. La stessa cosa la ripetiamo con il connettore nero e bianco. Anche in questo caso qui il tester deve restituirci circa 230 volt. Se il compressore è alimentato correttamente, ma questo non vibra, è molto probabile che ci sia un guasto meccanico del compressore. Se diversamente invece questo non è alimentato correttamente, è molto probabile che ci sia un problema sul cablaggio o sulla scheda elettronica principale. Come potete vedere, l'alimentazione del compressore per mezzo di questo connettore arriva direttamente dalla scheda elettronica principale posizionata qui in alto. Adesso verifichiamo che non ci siano problemi sul cablaggio, quindi seguiamo il filo nero e il filo blu e andiamo a verificare dove si connettono. In questo caso il filo nero e il filo blu sono collegati a questi due fili grigi che andremo a seguire lungo tutto il percorso. Questi due fili grigi proseguono e vanno a connettersi con la scheda. Quindi sganciamo l'involucro di plastica
che ricopre i connettori della scheda. E seguiamo il cablaggio. Ok, come potete ben vedere, qui abbiamo il connettore che arriva dalla scheda e va al motore. Quindi lo scolleghiamo e lo avviciniamo il più possibile al motore. Adesso, con i puntali di un tester posizionato in home, andiamo a controllare la continuità del cablaggio. Quindi inseriamo un puntale in uno dei connettori che precedentemente era collegato al compressore e andiamo a verificare sul connettore che precedentemente abbiamo staccato dalla scheda se c'è continuità. Ci deve dare continuità solo in uno dei due, quindi li verifichiamo tutti e due. E adesso verifichiamo l'altro filo, quello nero, e quindi andiamo a collegare un puntale nel connettore. E verifichiamo sul connettore. Se ci dà continuità in entrambi i casi, vuol dire che il cablaggio non è interrotto. Quindi in sostanza, se non arriva corrente al compressore e il cablaggio non è interrotto, è molto probabile che ci sia un problema sulla scheda principale. Se vi interessa sapere quanto costa la scheda, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. Come spiegato prima, se vi arrivano i 230 volt tra questi due connettori, ma non tra quello nero e quello bianco, visto che il cablaggio va a finire a un condensatore, è molto probabile che questo sia guasto.